Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere questa borsa a secchiello molto capiente, molto bella, con accessori, vedete, moschettone ed anello, tracolla lunga, manico, come potete vedere, a mano. All'interno io ho inserito sempre la mia fodera, sapete insomma che io fodero sempre le borse. Allora, per la chiusura, come potete vedere, ho fatto una chiusura un po' diversa da quella che poi vi farò vedere nel video. Perché? Perché dopo aver messo la fodera mi sono resa conto che a secchiello mi piaceva di meno, invece in questa maniera qui, vedete, mi piace molto di più. Allora iniziamo, vedete, la lavorazione dal nostro fondo, quindi vedete dal centro lavorando in coste, e saliamo in coste e poi cambiamo lavorazione con una maglia alta in coste e 3 righe a maglia bassa. Allora inizialmente io volevo farla di 35 cm di altezza, poi in realtà mi sono resa conto che 35 cm era un po' troppo, quindi mi sono tenuta su 30 cm di altezza ed un fondo di circa 25 cm. Quindi vi devo dire che è una borsa capiente e chiaramente è alla moda, insomma sono questi secchielli come si portano adesso. Vi faccio vedere nel video anche come facciamo le frange. Io dopo aver fatto il video mi sono resa conto che le volevo un po' più piene, quindi sono andata a mettere altri fili. Ovviamente se voi vedete delle differenze è solo perché dopo aver realizzato, anche a voi vi capiterà che quando vedete un tutorial poi dopo insomma lo personalizzate. E questa è proprio insomma la creatività. Allora, prima di passare al tutorial vi raccomando, mettete mi piace al tutorial, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto potete seguirmi su Instagram, Facebook. Su Facebook, se vi iscrivete nel gruppo, potete anche condividere i lavori, farmi vedere insomma i vostri lavori. Detto questo, vi ricordo anche una cosa importante: tutti i materiali che voi vedete, quindi anche moschettoni, cordino e tutto, trovate il link della Filati 3 Sfere, dove praticamente potete acquistare online tranquillamente. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora ragazze, per il nostro tutorial andiamo ad usare il cordino Swan Black nel colore beige, ok? Il codice è 019. Uso uncinetto numero 4, una fodera, un tessuto di stoffa per la fodera, e per la base, quindi per irrigidire diciamo il fondo, vado ad usare anche un po' di feltro, quindi una base di feltro, ok? Allora iniziamo con l'anello magico, quindi portiamo, vedete, il nostro filo così, qui abbiamo il filo corto, qui abbiamo il filo della busta di cordino. Entriamo con uncinetto 4 e realizziamo una prima catenella legandoci al cerchio magico. Fatto questo, entriamo all'interno e lavoriamo 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse in questa maniera qui. Chiudiamo il nostro anello magico così, e per questa lavorazione non andiamo a chiudere, quindi lavoreremo senza mai chiudere la riga. Quindi entro, vedete, sul primo punto in questa maniera qui, però entro prendendo una sola asola, quindi entro nell'asola, vedete, quella esterna, e lavoro 2 maglie basse all'interno, quindi 1 e 2, e lavoro in ogni punto fino ad arrivare a 12 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10 e 11 e 12 maglie basse, ok? Quindi iniziamo in questa maniera qui, dove adesso abbiamo lavorato gli ultimi 2 aumenti per questa riga. Vado a mettere un marcapunti e lo faremo sempre, ok? Noi termineremo sempre con l'aumento, quindi metto qui il marcapunti così so che qui termina praticamente la riga. Adesso nel prossimo vado ad alternare 2 maglie basse come si presentano, quindi 1 e 2, e nel terzo aumento, quindi 2 maglie basse. Nei prossimi 2 lavoro una maglia bassa in ogni punto, nel terzo 2 maglie basse.
2 maglie basse semplici, un aumento nel prossimo, quindi 2 maglie basse, 2 maglie basse come si presentano, e dove ho, vedete, il marcapunti, tolgo il marcapunti e lavoro l'aumento, le 2 maglie basse nello stesso punto, sempre in coste. Vedete che viene questa treccina. Rimettiamo il marcapunti. Adesso lavoriamo 3 maglie basse, lavorando una maglia bassa in ogni punto, quindi una maglia bassa nel prossimo, una maglia bassa nel prossimo e una maglia bassa nel prossimo, quindi per 3 volte, e nel quarto punto un aumento, quindi 2 maglie basse. E andiamo a proseguire così, lavorando 3 maglie basse come si presentano, quindi 1, 2 e 3, e nel prossimo vedete il nostro aumento. Quindi adesso dobbiamo andare a proseguire facendo questo fino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Adesso vedete, una volta che io ho lavorato gli ultimi aumenti nel marcapunti, devo andare ad aumentare un'altra maglia bassa semplice, quindi lavorerò 1, 2, 3, 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, e dobbiamo fare questo fino a raggiungere la nostra altezza. Quindi voi andate a proseguire in questa maniera, ogni riga aumenterete una maglia bassa, 4 maglie basse, un aumento nella quinta, poi dalla riga successiva 5 maglie basse lavorate semplici, dalla sesta un aumento, e fate questo ovviamente finché non arrivate al marcapunti, terminerete sempre con un aumento. Per chi volesse seguire il tutorial, quindi dall'inizio fino alla fine, nel box informazioni metto la borsa violetta dove io faccio vedere tutti gli aumenti, insomma, per il fondo. Ovviamente se la volete più grande dovete andare sempre a proseguire come vi ho spiegato, quindi aumentare sempre. Detto questo, io vado a proseguire e poi vi dico fino a che aumento sono arrivata. Allora, come potete vedere, io ho proseguito con i miei aumenti fino ad arrivare ad una grandezza di circa 25 centimetri per il nostro fondo, e ho realizzato praticamente aumenti fino ad arrivare a 14 maglie basse lavorate praticamente singolarmente. Quindi vedete, qui ho l'aumento, eccolo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nel prossimo vedete ho l'aumento. A questo punto io mi fermo, ovviamente, rimango sempre il marcapunti, perché anche se adesso noi non aumentiamo più, ma andiamo praticamente a lavorare per salire la nostra borsa, abbiamo bisogno sempre del marcapunti, ok? In più io vado a mettere un altro marcapunti che mi dirà praticamente l'inizio della prima riga. Quindi praticamente io adesso inizio, vedete, lavoro la prima maglia bassa in questa maniera, e qui metto un piccolo marcapunti giusto per capire la prima riga che io vado a lavorare per alzare la borsa. Quindi adesso vado a lavorare 3 righe di maglia bassa in coste in questa maniera, vedete, guardate, vi faccio vedere, entro nel prossimo e lavoro la prima maglia bassa in coste, la seconda, quindi senza fare nessun aumento, non aumentiamo. Proseguiamo fino ad arrivare al marcapunti rosso e proseguiamo per altre 2 righe. Una volta vedete che io ho terminato la prima riga, ecco qui, arrivo nel penultimo punto dove ho il marcapunti, lo tolgo e lavoro l'inizio della seconda riga, rimetto il marcapunti e quindi dobbiamo andare a proseguire e a lavorare ovviamente altre 2 righe. Prima di questo, guardate, io ho tagliato già la sagoma del mio fondo, ovviamente andiamo a posizionarla per vedere se è abbastanza, diciamo, non deve essere troppo largo. Quindi nel caso vediamo che il bordino, quindi la prima lavorazione, non sporga, vedete come vi faccio vedere, allora dobbiamo andare a ritagliarlo un altro poco. Quindi fate questa attenzione, diciamo, nel caso vedete l'ho ritagliato un altro poco. Fatto questo, andiamo adesso a proseguire ovviamente per altre 2 righe.
Una volta vedete che arriviamo dove praticamente abbiamo il nostro marcapunti rosso, andiamo a cambiare la lavorazione, quindi togliamo il marcapunti, entriamo e lavoriamo sempre una maglia bassa più una catenella e rimettiamo il marcapunti sulla catenella in questa maniera qui. Filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare un giro di maglie alte in coste, quindi un giro completo, vedete. Allora io per rendere il punto un po' più resistente prendo anche, vedete, la solina che c'è dietro. Questo è un fatto che rende la lavorazione un po' più stretta, perché lo sapete che la lavorazione in coste è molto morbida, quindi io entro, guardate, non prendo solo la solina, quindi non prendo solo la solina dietro, ma prendo anche questo nodino, vedete che c'è dietro, così la lavorazione è più compatta. Ok, quindi andiamo a completare un giro di maglie alte fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, qui abbiamo la catenella e qui abbiamo la maglia bassa. Noi dobbiamo andare a chiudere ovviamente sulla maglia bassa, però non chiuderemo maglia bassissima, ma entreremo, vedete, all'interno della nostra catenella lavorando una maglia bassa in questa maniera qui. Ok? Adesso ovviamente possiamo anche chiudere così, magari prendendo entrambi gli anellini se preferiamo, insomma vedete voi, io avevo chiuso al centro e chiudiamo a maglia bassa così. Dove abbiamo la maglia bassa mettiamo ovviamente il nostro marcapunti e adesso dobbiamo proseguire entrando, vedete, in ogni punto lavorando delle maglie basse sempre in coste e dobbiamo realizzare in totale 3 righe di maglia bassa. Quindi andiamo a proseguire realizzando 3 maglie basse lavorate ovviamente in costa e un giro di maglia alta in costo, 3 giri di maglie basse in costo, un giro di maglia alta in costo, iniziando la lavorazione della maglia alta e terminandola come vi ho fatto vedere. Quindi andate a proseguire alternando questa lavorazione per un totale, io vado per un'altezza di circa 35 cm, quindi proseguite anche voi, alla fine del lavoro ci ritroviamo. Allora ragazze, io ho raggiunto un'altezza di 30 cm per un totale di 39 righe. Adesso vedete, io arrivo dove ho il marcapunti, taglio il mio filo, infilo un ago e vado a chiudere chiaramente qui, tolgo il mio marcapunti, io sono così, vedete, in questa maniera qui, eccomi, entro nel prossimo con l'ago in questa maniera, porto il filo sul davanti dove sono io ed entro di nuovo, vedete, qui e all'interno della lavorazione in questa maniera qui. Fatto questo ho praticamente, vedete, chiuso la lavorazione senza scalino. Ovviamente adesso andiamo all'interno con il nostro ago e andiamo a nascondere il filo e lo saldiamo ovviamente con il nostro accendino, visto che sapete che il cordino Swan si può fare questa cosa qui. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo praticamente finito la nostra lavorazione della borsa. Ecco qui. Quindi ho lavorato un'altezza di 30 cm, ovviamente calcolando dall'inizio della terza riga, ok? E 39 righe totali, alternando 3 righe a maglia bassa in coste e una riga in coste di maglia alta. Adesso dobbiamo andare a lavorare sia il nostro, vedete, l'accetto che andrà praticamente a fare da chiusura alla borsa, ma anche una tracolla e un manico. Adesso vi faccio vedere come li andiamo a lavorare. Allora, per il laccio di chiusura prendo, vedete, il mio uncinetto, faccio un nodino e inizio a lavorare una catenella che sia di circa 1 metro, 1,20 m. Poi dipende in realtà dalla larghezza della nostra borsa. Quindi per la mia borsa io almeno metto su 1,20 m di catenelle. Quindi vado a proseguire lavorando un tot di catenelle che mi permettere, quindi vado su fino ad arrivare a 1,20 m di catenelle.
Quindi per raggiungere i miei centimetri ho messo su 190 catenelle. Adesso guardate, qui c'è la catenella con le 2 asoline, io entro in quella dietro, guardate questo anellino dietro, e lavoro la prima maglia bassa, maglia bassissima, scusatemi, maglia bassissima. Entro nel prossimo sempre nell'anellino e lavoro un'altra maglia bassissima e vado a lavorare per ogni anellino, vedete, dietro una maglia bassissima in questa maniera qui, così da formarsi un cordoncino. Allora, se volete un cordoncino un po' più stretto, lavorate con un uncinetto più piccolo, anche con il 3 va bene, dipende insomma dalla lavorazione che voi state facendo. Nel mio caso io non ho fatto i fori alla borsa proprio per dare più stabilità al cordoncino, quindi insomma possiamo fare anche un uncinetto più piccolo. Andiamo a proseguire in questa maniera, quindi vedete, prendiamo sempre l'anellino dietro, qui abbiamo le 2 asoline, noi prendiamo invece l'anellino che sta dietro e lavoriamo delle maglie bassissime, quindi andiamo a proseguire fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine, lavoriamo l'ultimo punto, non facciamo altro che estrarre il filo e per ora lasciamo così, anche perché io voglio ai bordi, diciamo, della lavorazione, voglio praticamente, vedete, fare poi delle frange, quindi per ora lascio in questa maniera qui. Fatto questo, andiamo a realizzare sia un manico ma anche una tracolla. Allora, per il manico io vi metto anche il tutorial nel box informazioni, però io metto su 5 catenelle, quindi lavoro così: 1, 2, 3, 4 e 5, sempre alla stessa maniera. Entro nel prossimo punto prendendo sempre, vedete, l'anellino dietro e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro all'interno, lavoro una maglia bassa, all'interno una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa nel prossimo. Ed ecco qui, giro il mio lavoro, io non faccio la catenella, voi insomma fatela se volete. Entro, vedete, nel punto subito dopo e lavoro di nuovo una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa, quindi in ogni punto lavoriamo una maglia bassa. Giro di nuovo, vedete il mio lavoro, mi allungo leggermente ed entro subito nel punto sottostante e di nuovo delle maglie basse. Quindi questa è la larghezza che vado a lavorare io e vado a fare un'altezza per la tracolla di 1 metro. Per il manico adesso vado a proseguire e vi dico che altezza ho realizzato. Allora, per il manico, quindi per la presa a mano, come dico io di solito, ho realizzato un'altezza di 47 centimetri. Invece per la tracolla più lunga, vedete che è quella che andrà sulla spalla, ho realizzato 1 metro. Quindi insomma voi regolatevi più o meno, mettete su un'altezza che preferite insomma per la vostra borsa. Fatto questo, andiamo a cucire il manico alla borsa e per quanto riguarda la tracolla andrò a mettere dei moschettoni. Allora ragazzi, io centro il punto di destra e di sinistra, vedete, della borsa, quindi ai 2 lati, prendo il mio manico e faccio praticamente rovescio contro rovescio in questa maniera qui, ok? In questa maniera. Qui c'è il punto centrale, faccio in modo che 2 di qua e 2 di qua vengano, vedete, a cucire il mio manico, quindi entro, quindi 5 punti totali nei lati. Quindi faccio così, entro nel prossimo di fronte, così, dove ho il filo vado in quello subito dopo, vedete, in questa maniera qui, entro nel prossimo così e nel prossimo fronte così e vado, vedete, in quello dopo, anche se non ho ancora il punto, vedete qui non c'è il punto ma io ci entro comunque e vado a riprendere il margine, vedete, di questa lavorazione del manico in questa maniera e vado a passare almeno 2-3 volte per fare in modo che il punto sia bello stretto, quindi la lavorazione del manico sia bella salda, ok? Per il manico andate a seguire il tutorial che faccio vedere anche come fare in modo per irrigidirlo, perché vedete così la lavorazione è bella stretta. Quindi siamo così, entriamo nel punto, quindi andiamo a vedere, ecco qui,
della borsa e stringiamo ancora, quindi facciamo in maniera che la lavorazione venga bella cucita, insomma abbastanza stretta, così il peso della borsa non inciderà. È vero che io vado a foderare la mia borsa, però vi dico che è sempre meglio irrobustire le cuciture quando si tratta di lavori fatti a mano, vi raccomando, ok? Fatto questo, guardate, abbiamo cucito bene bene il nostro lavoro e adesso facciamo la stessa cosa anche di qua. Ovviamente andiamo all'interno e andiamo a nascondere sempre il nostro filo. Quindi vedete, una volta che io ho cucito il mio manico, questo sarà il risultato, quindi una lavorazione ben stretta, vedete, ben cucita, che farà in modo che non si slabbri il lavoro. Adesso io vado a posizionare quello che è il mio laccetto di chiusura. Poi voi lo sapete, io adesso vado a sistemare la mia borsa, quindi metterò anche i meschettoni, poi andrò a posizionare la fodera e vi farò vedere la borsa ovviamente rifinita. Adesso vi faccio vedere come vado a chiudere con il laccetto e poi voi, se volete foderare la borsa, nel box informazioni io vi metto il link per fare la fodera rigida, ok? Allora andiamo innanzitutto a mettere le frange a quello che è il nostro laccetto. Ovviamente prima di mettere le frange dobbiamo andare prima di infilare all'interno della borsa. Allora ragazzi, prima di infilare, vedete, io ho preso la misura, praticamente metto prima il centro della borsa, quindi centro la borsa giusto a metà. Alla metà della parte destra e della sinistra metto un marcapunti, vedete, dove ho la maglia alta, ad un'altezza di più o meno, ovviamente questo è un po' opzionale, non c'è una regola, di 5 cm, quindi a 5 cm dove ho la maglia alta, voi vedete dove avete praticamente, questa è l'ultima lavorazione a maglia alta, questa è la penultima, dove ho la penultima io vado a fare questo, quindi qui ho, vedete, guardate, il marcapunti centrale, eccolo qua, e subito a fianco inizio ad entrare, quindi inizio così, in questa maniera qui, ok? Allora, qui ho contato praticamente 8,5 cm, 8,5 cm, perché la metà della borsa è 17, quindi io questa metà l'ho divisa per 2, facendo praticamente un'entrata, 2 entrate, giro, faccio la stessa entrata alla stessa altezza qui, la stessa cosa dall'altro lato qui e poi rientro praticamente nei lati, vedete, del centro qui, quindi faccio così, fuori esco in questa maniera qui, quindi qui ho il marcapunti, vedete, fuori esco così e vado a tirarmi ovviamente, ecco il laccetto. Adesso vado ad entrare nel centro, guardate, non ho messo il marcapunti perché il centro, insomma, riesco tranquillamente a vederlo qui, quindi entro, vedete, nel centro qui, mi faccio un po' di spazio ed entro nel centro. Mi aiuto? Con un uncinetto, sì, chiaramente non riesco, quindi faccio così. Adesso io devo andare a centrare, come ho qui, anche qui, da quest'altro lato, ecco qua, qui, ed entro qui. Potete aiutarvi ovviamente con dei marcapunti, ok? Quindi sono arrivata qui. Adesso guardate, io ho questo lato qua, qui dietro sulla stessa parte devo entrare con l'altro filo. Dove sta? Eccolo qua. Allora ovviamente entro prima al centro, quindi calcolate che qui ho il centro, quindi entrerò prima al centro qua, in questa maniera qui, dove ho la maglia alta, vedete, la seconda lavorazione, e dentro. Quindi dobbiamo fare, come facciamo la suddivisione di qua, la facciamo anche di là, ok? Quindi sono così, vi faccio vedere ancora, quindi sono al centro, qui vedete che sono entrata, adesso io devo entrare al centro qua, quindi dove ho la maglia alta, vedete, faccio così ed entro così. Quindi è veramente abbastanza semplice, niente di complicato. E adesso vedete, entro al centro qui, poi ovviamente possiamo anche decidere come vogliamo entrare ed uscire, se vogliamo far combaciare le entrate di qua. Ovviamente io qua vorrei che fossero in questa maniera qui, ok, le mie entrate. Quindi che cosa faccio? Siccome entro di nuovo, guardate qui, quindi al centro, vedete, entro di nuovo così, in questa maniera qui al centro qui, e così mi troverò ovviamente
che esco da quest'altro lato, quindi questo è il centro, esco qui al centro, in questa maniera qui. Sembra difficile ma non lo è, ok? E andiamo ovviamente poi a sistemare. Vedete, io qua mi trovo alla stessa maniera. Allora, ovviamente voi dietro, vedete, mi trovo così, ecco fatto. Ovviamente quando andiamo a tirare la chiusura, insomma, si arriccia in questa maniera, ok? Leggermente, non esageratamente, oppure potete fare anche più entrate ed uscite in modo da farlo proprio, farlo un po' più arricciato, insomma, poi dipende dai gusti. Allora, io adesso vado a foderare la borsa e vi faccio vedere. Prima di questo ovviamente andiamo a mettere i laccetti, perché così rimangono queste frange. Ovviamente questo vi deve piacere, se non vi piace potete semplicemente fare un nodino e chiudere con l'accendino. Io adesso vado a mettere un po' di frange e vi faccio vedere come faccio. Quindi ragazzi, io ho terminato la mia borsa, ho vedete messo le frange che possiamo fare più piene o insomma più leggere così, più corte, più lunghe in base ai nostri gusti. Ho messo, vedete, i moschettoni, nel box informazioni trovate il link per acquistare gli accessori che vedete che ho usato nel video. E niente, se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni, iscrivetevi al gruppo Facebook, nel box informazioni sotto al video cliccate la freccettina che punta verso il basso e trovate tutti i contatti, anche quelli social, email e così via. Io vi ringrazio e vi saluto al prossimo tutorial.